Strategia di trading sulle criptovalute, in particolare su Bitcoin, me la stavate chiedendo già da un po' di tempo, quindi ho deciso di cercare qualcosina online di interessante e ho trovato questa qui che devo dire è veramente molto carina. Andiamo a vedere subito come funziona, quindi spostiamoci al grafico e passiamo alla parte pratica. Andiamo subito su TradingView e cerchiamo BTC USDT. Una volta impostato il nostro grafico possiamo andare a capire quale time frame ci serve. Dalle ricerche che ho fatto il time frame più utilizzato per questa strategia è 15 minuti, ma può essere utilizzata sui 5, sui 15 e sui 30 minuti. Potrebbe essere utilizzata su time frame più alti, ma lì bisogna modificare qualche parametro in maniera diversa che adesso non ho, diciamo, il setting adatto. Per mettere in pratica questa strategia abbiamo bisogno di 3 indicatori diversi e quindi direi di partire dal primo perché dobbiamo preparare tutto il nostro setup per la strategia. Prima di passare alla parte pratica vi lascio una promo di BitGet, che è uno degli exchange che utilizzo di più sia per detenere cripto sia per fare appunto trading sulle criptovalute. Vi lascio il link in descrizione perché c'è un cashback del 100% sul primo deposito, quindi se non siete ancora registrati vi registrate, fate un deposito e c'è appunto un cashback tradabile, quindi voi depositate esempio 100 euro, vi ridanno altri 100 euro da poter utilizzare nel trading e potete utilizzarli magari per testare questa strategia, perché no. Direi adesso di passare al grafico, quindi direi di andare subito su indicatori e cercare il Super Bollinger. Eccolo qui, Super Bollinger Trend, questo è il nostro primo indicatore. Ci clicchiamo su e lo impostiamo sul grafico. Appare in questo modo con 3 cose diverse: le linee colorate, linee zigzag e gli indicatori a freccia. Questo indicatore ci aiuta ad avere una visione più completa sia della volatilità che della direzione della tendenza. Quindi ci servirà principalmente a questo, ma adesso andiamo a vedere anche come impostarlo, perché dobbiamo cambiare qualche parametro. Quindi andiamo subito in impostazioni e nella parte di stile andiamo a togliere le linee e togliere il Super Bollinger Trend. Quindi come vedrete ci apparirà in questo modo qui con le freccette, diciamo, che ci indicano i punti d'entrata, ma ovviamente non è solo questo, perché una strategia così diciamo che non è proprio del tutto efficace. Quindi passiamo al nostro secondo indicatore. Torniamo di nuovo sulla barra di ricerca degli indicatori e cerchiamo lo ZLSMA. Eccolo qui, come vedete il primo che ci esce, come vedete ci appare come una semplice linea. Che cos'è lo ZLSMA? È uno strumento di analisi tecnica progettato per eliminare i ritardi, quindi possiamo considerarlo una versione migliorata, tra virgolette, della semplice EMA, della media mobile esponenziale. Anche in questo caso dobbiamo modificare qualcosa, quindi andiamo nelle impostazioni, andiamo negli input e cambiamo il periodo. In questo caso inseriamo 100. Nell'indicator time frame in questo caso mettiamo 15 minuti. Vi devo far sapere meglio questa cosa perché anche se mettiamo il time frame su 5 minuti dobbiamo impostare 15 minuti, quindi 15 minuti è il setup base anche per gli altri time frame. Per quelli più alti vi devo far sapere appunto meglio perché non ne sono sicurissimo. Una volta modificato ci apparirà così e passiamo subito al terzo indicatore. L'altro indicatore che ci serve è l'RSI with self adjusting, tutta questa roba qui. Una volta impostato sul grafico vi apparirà così e una volta impostato sul grafico vi apparirà così e ci mostrerà le zone di ipercomprato, ipervenduto, eccetera. Poi magari lo andremo a vedere nel particolare, ma ci tornerà utile proprio per capire nel momento giusto se possiamo entrare al mercato. Anche in questo caso abbiamo bisogno di modificare un tantino l'indicatore. Andiamo subito su stile e modifichiamo l'opacità delle zone che ci interessano di ipercomprato e ipervenduto, sia la rossa e sia la verde, quindi ce l'abbiamo un po' più calcato. Altra cosa importante da cambiare è la linea centrale, la andiamo a mettere gialla e un po' più spessa in modo da riconoscerla subito, diciamo, sul grafico. Una volta che abbiamo pronto tutto il setup dobbiamo solo andare a capire come prepararci per entrare al mercato, quindi come impostare la nostra posizione, come impostare il nostro stop loss e take profit. E ricordatevi che è molto importante in questo caso impostare sempre stop loss e take profit
e appunto andiamo a vedere come possiamo muoverci. Quindi per aprire la nostra posizione in long dobbiamo verificare che la linea qui sotto deve essere al di sotto della linea gialla, mentre quella sul grafico deve passare sopra alla linea gialla. Dopodiché aspettiamo il nostro segnale e una volta che si sono verificate tutte e tre le condizioni, allora possiamo andare a mercato. Teniamo d'occhio questa condizione. Come vedete abbiamo il segnale long, ma il grafico è al di sotto della linea gialla, mentre qui sotto è al di sotto, quindi dobbiamo aspettare l'ultima condizione, ovvero che il grafico passi al di sopra della linea gialla. Quindi andiamo avanti e vediamo cosa succede. Ecco qui, in questo caso abbiamo avuto il nostro segnale, la linea ha rotto questa linea gialla e qui siamo passati sopra al grafico, quindi diciamo che in questo caso potremmo cominciare a posizionarci in long. Mettiamo che siamo entrati un po' dopo perché abbiamo aspettato la conferma della candela, quindi diciamo che siamo entrati su questa candela qui. Possiamo impostare il nostro rischio rendimento 2-1 rispetto all'ultima oscillazione precedente, quindi ultima oscillazione qui mettiamo lo stop loss un po' più sotto e mettiamo il rischio rendimento 2-1. Poi ovviamente, come vi dico sempre, una volta che la posizione sta andando nella giusta direzione possiamo spostare lo stop loss a break even e utilizzare un trailing stop loss. Come vedete andiamo avanti in questo caso. Come vedete il TP è stato preso. Possiamo utilizzare un altro metodo di stop loss, ovvero una volta che la nostra posizione andrà in profitto possiamo spostare lo stop loss man mano dove ci sarà dove c'è questa linea gialla. Quindi man mano che la linea si sposta noi spostiamo il nostro stop loss seguendo la linea gialla. Allora ho notato che, ovviamente ho fatto dei test io manualmente, ho riscontrato che è difficile che la condizione, cioè tutte e tre le condizioni si verificano, ma è abbastanza precisa, almeno che non ci sia proprio una fase di lateralizzazione veramente, cioè proprio piatta. In quel caso lì non c'è nemmeno da stare ad entrare, ma comunque le condizioni non ve le dà, perché come vedete anche in questo caso, vedete, ha lateralizzato un po', ma le condizioni non ce le ha date, quindi devo dire che è abbastanza precisa. Io la sto tenendo d'occhio per lo più sui 15 minuti, come vi dicevo prima. Eccolo qui, questo potremmo considerarlo un altro segnale valido. Volevo fare un esempio anche in sell. Allora, come vedete qui l'indicatore ci ha dato l'ok per entrare in sell, il grafico è al di sotto di questa linea gialla, mentre qui era al di sopra e poi ha rotto, quindi magari noi saremmo entrati un po' dopo, ovviamente, per aspettare la conferma, e come vedete altra posizione portata in profit. Come avete visto è veramente molto semplice, ripeto, non si verificano spesso tutte e tre le condizioni e ovviamente c'è sempre da utilizzare stop loss e take profit, che è veramente importantissimo, perché se lasciamo correre sappiamo anche che sulle cripto è veramente complicato poi in quel caso riprendersi.